Ebbene sì, torno a parlare di Delta, l'azienda che negli anni 90, negli anni 80-90 ci ha dato delle penne veramente che sono rimaste nella storia. Poi è passata di mano, recentemente il brand ha assunto una nuova proprietà e ha ripreso a produrre. Beh, questa, quella di oggi, è la Delta Colosseum. Già a partire dall'incarto, con i colori tipici del brand e poi anche la confezione, per chi conosce le penne come tutta la serie Dolce Vita, riconoscerà quel feeling, quel family feeling che caratterizza un po' tutta la produzione. Colosseum è un'edizione limitata, un'edizione non solo limitata e importante per il pennino in oro a 18 carati, per essere una resina tornita dal pieno, ma perché c'è questo caricamento a levetta, un caricamento così particolare e anche abbastanza inconsueto, sebbene ultimamente, e non parliamo di Delta in primis, qualche azienda abbia ripreso questo tipo di caricamento dell'inchiostro. Guardate che bellezza! E allora succede così che all'associazione Amici per la Penna qualcuno arriva con questa meravigliosa stilografica e insomma non posso provarla, me la sono acchiappata subito, quindi grazie a Roberto, grazie a Stefania per avermi dato questa possibilità. Anzi, ne approfitto per così ricordare a tutti quanti, se volete partecipare alle nostre riunioni andate sul sito di Marco Chiari oppure sul sito Stilografic Art e troverete gli incontri e la modalità per la partecipazione. È un modo per scambiarsi opinioni su scrittura, esperienze sulle stilografiche, ma anche scambiarsi gli inchiostri e perché no provare le penne soprattutto quello che ci fa risparmiare tanto tempo e denaro. Bene, torniamo a questa magnifica stilografica. Che sia una barra tornita dal pieno la si sente, lo si capisce per la qualità, per la bellezza anche, lo si percepisce al tatto, lo vede l'occhio, lo riconosce l'occhio, non solo quello esperto, si vede che non è una resina dilettante o magari anche insomma di tipo economico, è proprio piacevole, è ben realizzata e poi insomma un'edizione numerata fa sempre il suo ruolo, è sempre una sciccheria. L'accostamento nero e arancione ormai è un classico, così come quello del pennino, un pennino bicolore in oro a 18 carati come Delta ci ha abituato per le penne quelle più importanti. E non dimentichiamo, in tema di pennini, il brevetto Fusion che Delta lanciò sul mercato, un pennino interessante che consente una grafia a metà tra l'elasticità, non voglio dire flessibilità, ma comunque un'esperienza particolare. Qui oltre al fusto fa davvero da padrone questa levetta e poi, come tutti sapranno, la veretta del cappuccio che è in argento massiccio, anche questo è un po' un tratto distintivo di Delta, ricchissima di questi dettagli, ma soprattutto la veretta con l'edera romana, insomma in questo caso ancora più pertinente visto che si tratta della serie Colosseum. Non è facile trovare oggi come oggi un esemplare in queste condizioni, quello che il mercato oggi definisce NOS, New Old Stock, oppure fondo di magazzino, sì, ma insomma è la stessa cosa, ma salviamo le apparenze. Qui non è il fondo di magazzino di cui il proprietario vuole liberarsi perché l'oggetto è rimasto lì a far la muffa. Stiamo parlando di prodotti che magari vengono rilevati da cartolibrerie che cessano l'attività, oppure nelle aste, come è capitato a questi due fortunati possessori, visto che se la sono aggiudicata proprio in un'asta. L'esperienza di scrittura è quella di Delta, di quelle buone, ma non che quelle economiche scrivano male, tutt'altro. Ho provato recentemente la Delta Dolce Vita mid-size con un pennino che in acciaio che mi sembrava ancora meglio di quelli che ho provati l'anno precedente. Sì, un po' più di attenzione mi sembra che ci sia da tutte le case.
Qui c'è la piacevolezza, c'è una gradevolezza nella scrittura, un pennino che fa venire voglia di scrivere, ma anche fa nascere il sorriso. Lo testimonia anche questo fatto che lo sto provando con un inchiostro, per carità, un bel inchiostro Pelikan Edelstein Mandarin, ma non è certamente l'inchiostro più facile fra tutti. E invece guardate che saturazione, che bello l'inchiostro messo giù con queste sfumature, che ovviamente è il tratto, il flusso che va a stabilire man mano che acceleriamo o rallentiamo la nostra velocità, e soprattutto quando i rebbi si divaricano leggermente un pochettino a seconda sempre delle cose che vi ho detto prima. Anche durante la scrittura comunque si percepisce la personalità della penna, la qualità, la manifattura, per esempio lo spessore anche dei materiali, quindi una bella sensazione di solidità. A proposito di spessore, anche il cappuccio è un cappuccio che ha il suo peso, è molto ben realizzato, però non dimentichiamo che il rovescio della medaglia è che se lo calziamo ci porta un po' fuori mano, ci porta un po' all'esterno della curva, mi verrebbe da dire, perché il peso viene totalmente spostato nella parte finale della penna. Come si carica una penna a levetta? Sostanzialmente c'è un sacchetto all'interno, un sacchetto di gomma che, andando a sollevare la levetta, viene premuto e, essendo il pennino inserito nel calamaio, una volta che rilascio la levetta, cioè torna allo stato di riposo, il sacchetto di gomma anch'esso ritorna allo stato di riposo e quindi carica l'inchiostro. Non è facile riempire del tutto questi sistemi di caricamento, a volte bisogna ripetere l'operazione, a volte si riempie metà sacchetto, a volte con le penne più antiche, con le penne che hanno un po' di anni sulle spalle, il sacchetto si deteriora, la guarnizione si deteriora, la levetta si inceppa, si piega, insomma ci va un po' di attenzione, quindi anche quando si acquista è bene rivolgersi a qualcuno che poi eventualmente o sa metterci le mani o comunque insomma ve la cambia, perché sono sistemi molto belli, perché non danno alcun impatto estetico sulla penna, riducono il movimento interno del meccanismo di riempimento, però sono anche abbastanza fragili, esili, oserei dire. E vabbè, come altre volte capita, mi toccherà restituire nelle mani del legittimo proprietario questa magnifica penna stilografica, tra l'altro provata anche su diversi tipi di carta con altri inchiostri. Scrive davvero molto bene, ma lo ripeto, è la sensazione quella che poi molto spesso ci conquista, la sensazione di avere in mano una penna solida, ben realizzata, di qualità ed anche molto bella, non nascondiamocelo. Grazie Stefania, grazie Roberto, che sono i proprietari legittimi, e a voi tutti amici un saluto, vi aspetto ai prossimi video. Saluti inchiostrati.